Il mio sogno era fare la maestra delle elementari, la psicologa, e infatti mi divertivo a mettere in fila queste bambole sul mio letto, correggere i compiti, parlare con loro, avere proprio delle relazioni. Io parlavo da sola con le bambole effettivamente, perché mi piaceva questo rapporto con le persone. Poi con gli anni, per motivi familiari, non ho potuto perseguire determinate lauree e quindi ho fatto la scuola per infermieri, che allora c'era il diploma di infermieri professionali, e ho cercato di mettere un po' insieme queste cose che erano quello per cui mi sentivo un po' più portata, perché mi sentivo empatica e quindi comunque la relazione con le persone per me era fondamentale. E quindi ho fatto l'infermiera, mi sono diplomata, che non avevo avevo appena compiuto i 18 anni, e ho lavorato per 30 anni esatti, perché poi un anno e mezzo fa sono rimasta a casa per ovvi motivi gravi di salute tramite commissione legale, perché appunto in pensione anticipata. Però ho fatto 30 anni di ospedale e quindi del mio lavoro. La mia storia è un po' particolare perché io sono affetta da 2 malattie rare che non c'entrano una con l'altra. Una è autoimmune e una metabolica, mitocondriale. La prima a cui è stata fatta la diagnosi è stata quella autoimmune nel 2017, che è la connettivite mista. Questa diagnosi, fatta a Sacco di Milano, ha un po' camuffato i primi sintomi dell'altra malattia, della MELAS, perché i primi si assomigliavano molto. Infatti io ho iniziato con i primi motori di affaticamento, di stanchezza. Qualche anno dopo ho iniziato ad avere problemi intestinali che sono venuti da un giorno all'altro, durati quasi un anno. Non avendo patologie oncologiche eccetera, non riuscivano a capire, ma io praticamente avevo questo blocco della peristalsi che mi è durato quasi 10 mesi. Come è arrivato se n'è andato. Intanto peggioravano i miei sintomi muscolari, io non riuscivo più a camminare in salita, mi affaticavo moltissimo, per cui da lì ho cominciato a preoccuparmi e insomma a fare degli accertamenti, che anche lì la prima elettromiografia è risultata praticamente negativa, quindi non si capiva perché io avessi questo affaticamento. Dopodiché adesso io lo vuoto perché a me capita così. Mi spiace, ma ho avuto questo blocco cognitivo che a me ultimamente capita spesso, perché da 4 anni ho problemi neurologici importanti e dovuti appunto alla malattia mitocondriale, sindrome di MELAS, che è stata diagnosticata a luglio del 2021. La mia fortuna è stata che sapevo di essere portatrice di una mutazione mitocondriale, perché qualche anno prima era stata fatta diagnosi a mio cugino, che era malato dall'adolescenza. Ma anche lì non fanno, come dire, un'associazione con i sintomi che avevo prima, non si collega. Quindi dal 2017 arriviamo il 17 giugno 2021, in cui io avevo lavorato il giorno prima in ospedale, avevo fatto turno, la notte ho un malore, ho una serie di crisi epilettiche, una dietro l'altra, vengo ricoverata, ma al momento non si capisce che sono crisi epilettiche, ma quando poi vedono che io ho la mutazione, allora si orientano su una malattia genetica, quindi questo mi ha aiutato moltissimo. Questi malori non venivano identificati perché la mia risonanza magnetica era allora negativa. Quindi a luglio del 2021, un mese dopo di questi attacchi epilettici, dopo la biopsia muscolare viene fatta definitivamente la diagnosi genetica e con biopsia muscolare di sindrome di MELAS. Da lì mi mettono in terapia con 3 antipirettici al giorno. Purtroppo l'epilessia mitocondriale è per la maggior parte dei casi farmaco-resistente e la qualità di vita è diventata pessima, ma proprio pessima per me in giro di pochissimi mesi, perché io ho iniziato ad avere insieme alle crisi epilettiche e attacchi di emicrania fortissima con nausea, vomito, vertigine. Ho continuato il mio lavoro con la 104 e l'invalidità al 100 che mi hanno riconosciuto INPS,
per altri 10 mesi e dopodiché a malincuore ho dovuto accettare il prepensionamento tramite commissione legale perché il mio lavoro era un lavoro faticoso e di responsabilità. Io 30 anni d'ospedale non sapevo cosa fosse una malattia mitocondriale, questo ci tengo a dirlo perché è importantissimo, perché a me sembrava impossibile quando mi hanno detto che ero affetta da questa patologia, io per prima sono andata sul computer per poter capire cosa avessi. È una malattia che comunque è altalenante, ha degli alti e bassi, ma purtroppo è evolutiva e degenerativa e questo il paziente lo capisce, perché proprio lo capisce nel senso che più va avanti, più ti rendi conto che la malattia ti porta via un pezzettino alla volta. Nella mia vita è stata molto ma molto invalidante. Io in giro di un anno ho perso lavoro, patente, il mio lavoro come ho detto prima era la relazione con le persone, quindi ho 3 figli che ho dovuto lasciare quando lavoravo a malincuore al nido, ai nonni e questo e quell'altro per mantenermi un posto di lavoro. Adesso ho tanto tempo nella mia vita e non ho più la forza per poter fare quello che vorrei fare. Io all'inizio ho detto ho fatto l'infermiera perché mi sentivo portata appunto con questa, avere proprio portata verso le relazioni umane d'aiuto e quindi questa malattia non solo mi ha devastato fisicamente all'età di anche 45 anni, ma mi ha devastato psicologicamente perché mi ha tolto la possibilità di continuare ad avere relazioni con le persone perché io mi sono ritrovata ad essere a casa da sola. 6 mesi prima della diagnosi pensavo addirittura di fare il master per coordinatrice perché mi mancavano ancora degli anni di lavoro ovviamente e era un sogno che avevo tenuto per gli ultimi anni, 7, 8 anni, 9 che mi mancavano e quindi anche questo è stato un sogno infranto dalla malattia. E quindi, se posso dirlo, per me è stata devastante sotto ogni punto di vista, Allora, io ho 3 figli che sono tutti grandi, il piccolo, che chiamo piccolo, fa i 18 tra un mese, quindi ormai è maggiorenne pure lui. Mio marito è un marito che siamo sposati da 29 anni, è ipocondriaco, quindi dover affrontare la mia malattia e soprattutto accudirmi durante le mie crisi epilettiche, per lui penso sia stato un lavoro fuori da ogni possibilità immaginabile e lui ce l'ha messa tutta, ce l'ha fatta perché per 3 anni non mi ha mai abbandonato e ha veramente tirato fuori il meglio di sé. Quindi se devo trovare un lato positivo della malattia è proprio questo. Aver trovato un marito che si è trasformato in una notte in un caregiver senza sapere da dove cominciare. Quando io sono stata affiancata dall'associazione Mitocon, che è stato proprio il centro di riferimento dopo la diagnosi, lì ho trovato un'oasi che mi ha accolto, una famiglia che mi ha accolto perché al momento della diagnosi mi sono sentita un'aliena, ero la malata invisibile, ero quella malata invisibile e quindi faccio questa cosa perché le persone a cui verrà diagnosticata questa malattia vorrei non si sentissero invisibili come io mi sono sentita per i primi 3 anni pesantissimi della malattia, ma io ero completamente invisibile anche alle persone più vicine a me. Quindi Mitocon mi ha accolto e per me lì dove ho conosciuto pazienti affetti dalla mia stessa patologia mi sono sentita di nuovo una persona tra virgolette normale, cioè non più un extraterrestre, ma dico forse intorno a me ci sono persone che vivono la mia stessa situazione e è diminuita un po' questa solitudine che la malattia mi aveva veramente devastato. Una cosa che non mi ha tolto la malattia è la voglia di vivere, di fare tantissime cose perché questo me l'hanno detto addirittura i medici, sono forse l'unica persona che affetta da questa malattia a 46 anni non ha in terapia un antidepressivo e ho compiuto i 50 anni, stando malissimo, sono andata a Marsalam, era il mio sogno
da anni e l'ho voluto fare lo stesso con tutte le controindicazioni che c'erano, ce l'ho fatta. Non sono andata sulle piramidi, ma sono arrivata a Marsalam.